Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. La liturgia oggi ci presenta il racconto della passione e morte di Gesù che ci è riferito nel Vangelo secondo Luca. Tutti gli evangelisti dedicano uno spazio notevole a questi ultimi eventi della vita di Gesù. Ma va tenuto presente che gli evangelisti non vogliono riferirci una cronaca dettagliata, fredda, spassionata di questi episodi, ma hanno un altro obiettivo. Vogliono farci comprendere che si è trattato di una passione d'amore di Gesù. Quell'amore che lui ha manifestato lungo tutta la sua vita, ma soprattutto nel momento culminante di tutta la sua storia, quando ha donato tutto se stesso. E gli evangelisti vogliono coinvolgere i loro lettori in questa storia d'amore. I fatti che riferiscono sono sostanzialmente gli stessi in tutti e quattro i Vangeli. Tuttavia, ogni evangelista ha una sua sensibilità nel narrare questa passione d'amore, per cui gli interessano soprattutto certi episodi sui quali si sofferma, oppure sottolinea certi dettagli che gli sono propri, perché hanno un'attenzione, ognuno ha la sua attenzione particolare a certi temi di catechesi. E come ho detto, la versione che oggi ci viene presentata di questa passione d'amore di Gesù è quella di Luca. E nel nostro commento oggi faremo la lettura di brani caratteristici dove sono presenti queste sottolineature che interessano all'Evangelista Luca. Noi cercheremo di metterle in risalto. Iniziamo col primo di questi brani, è il racconto dell'istituzione dell'Eucarestia. Ma in questo racconto dell'istituzione dell'Eucarestia c'è un dettaglio che è inserito proprio e solo dall'Evangelista Luca. Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e durante la cena prese del pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Il racconto dell'istituzione dell'Eucarestia che abbiamo appena ascoltato lo conosciamo a memoria. E forse non abbiamo notato un dettaglio che si trova soltanto nel racconto di Luca. È la frase di Gesù: «Fate questo in memoria di me». Cosa intendeva dire Gesù con questa frase? Certamente voleva che il gesto dello spezzar del pane fosse ripetuto liturgicamente lungo i secoli, è l'istituzione dell'Eucarestia. Ma non era soltanto questo. Fate questo. Cosa intendeva dire? Quando Gesù ha spezzato quel pane, ha voluto dire ai suoi discepoli: volete sapere cos'è stata tutta la mia vita, tutta la mia storia? Ve la sintetizzo in un gesto. Mi sono fatto pane. Sono diventato alimento di vita. Dove vedevo un bisogno, io mi sono reso disponibile per amore. Fate questo in memoria di me. Significa: voi adesso ripetete con la vostra vita ciò che io ho fatto. Diventate pane di vita per i fratelli. Se noi non realizziamo nella nostra vita questo segno che viene riprodotto nel banchetto eucaristico, la ripetizione liturgica potrebbe ridursi a un rito vuoto e forse addirittura ipocrita. La nostra vita non può smentire il segno eucaristico che noi celebriamo. E nacque tra loro anche una discussione.
chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse: i re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Fra voi però non così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Leggendo i Vangeli, noi ci imbattiamo molte volte in episodi spiacevoli che riguardano i discepoli. Degli episodi in cui pare proprio che Gesù alzi il tono della voce. Sono i momenti in cui i discepoli cominciano a discutere su chi è più grande, a chi spetta la precedenza, chi comanda, chi è superiore agli altri. Questo desiderio di essere grandi, di fare un qualcosa che ci metta in vista, che ci faccia sentire realizzati, questo bisogno ce l'ha messo Dio. Si tratta di sapere come rispondere a questo bisogno che tutti noi sentiamo. E sostanzialmente le risposte sono due. La prima è quella che viene suggerita dagli uomini. Vuoi sentirti realizzato? Cerca di metterti in mostra, di farti valere, di salire il più in alto possibile, anche se per fare questo è necessario schiacciare qualcuno. Ma tu devi conquistare i primi posti e sarai realizzato. Prima risposta. La seconda è quella di Gesù. Vuoi essere grande? Vuoi avere una vita che alla fine puoi dire è stata una vita riuscita? Non salire in alto, scendi in basso. Non opprimere nessuno, ma mettiti a servizio, fatti schiavo di tutti. Fai in modo che tu possa dare una risposta d'amore a chiunque avesse bisogno del tuo aiuto e tu sarai grande. Mettiti all'ultimo posto. Questo è difficile da far comprendere alle persone, e tanto che forse anche noi pensiamo che certi titoli onorifici, certi baciamani, certe genuflessioni siano un segno insignificante a cui non bisogna dare peso. No, Gesù ci tiene molto che anche le apparenze di grandezza nella sua comunità siano evitate. Luca che cosa fa? Abbiamo sentito il racconto di una discussione avvenuta proprio durante l'ultima cena, proprio immediatamente dopo l'istituzione dell'Eucaristia, quando avrebbero dovuto capire i discepoli che la loro scelta di seguire il Maestro significava farsi pane per i fratelli. Niente. Esplodono in una discussione su chi deve essere il primo fra di loro. Il termine greco che viene impiegato è filoneikia. Philein vuol dire amare, il voler prevalere, essere superiore agli altri. Questa scelta la fa soltanto l'Evangelista, collocare questa discussione subito dopo l'Eucaristia. C'era stata questa discussione molte volte durante la vita pubblica di Gesù, ma l'unico Evangelista che la colloca proprio subito dopo l'istituzione dell'Eucaristia è Luca. Cosa ci intendeva dire? Intendeva farci comprendere che questo tema, questo argomento, questa scelta di essere all'ultimo posto servi dei fratelli è l'aspetto più importante della proposta di vita fattaci da Gesù. Le parole di Gesù, chi vuole essere il primo si faccia servo di tutti, collocate in questo contesto, acquistano un valore massimo perché diventano il testamento lasciatoci dal Maestro. È questa la sua ultima richiesta, sono parole sacre, parole inviolabili. Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono.
Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Nel terzo brano del racconto della passione d'amore, secondo la versione di Luca, abbiamo due elementi caratteristici che c'ha soltanto questo evangelista. Il primo è l'insistenza sulla preghiera. Abbiamo sentito nella lettura come Gesù dica ai discepoli: pregate per non entrare in tentazione. E lui stesso cade in ginocchio e prega, e ci viene anche detto qual è la preghiera che lui fa: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Nessun altro evangelista insiste tanto quanto Luca sulla preghiera di Gesù nel Getsemani. Per quale ragione? Perché si tratta di vincere la tentazione alla proposta che ci fa il maligno. Abbiamo sentito un momento fa la difficoltà che hanno i discepoli a scegliere l'ultimo posto, perché la pulsione che noi abbiamo è quella di salire in alto, di farci servire. Questo è il maligno che ce lo suggerisce. Se non si prega, la vince il maligno. Per questo Gesù dice ai discepoli: se non volete entrare in tentazione, pregate. E pregare non significa ripetere formule, significa mantenere costantemente il proprio cuore legato alla proposta di Gesù. Se ci si stacca anche solo un momento da questa preghiera, da questa unione con la persona e con la proposta di Cristo, il maligno la spunta. Secondo dettaglio, un angelo che durante la preghiera rafforza Gesù. Appare a Gesù un angelo che lo rafforza, perché anche Gesù sta lottando contro il maligno. Lui ha vinto la tentazione proprio nella preghiera, nell'unione con il Padre, e ci mostra anche a noi come vincere il maligno. Chi è questo angelo che gli è apparso per rafforzarlo? Quando nella Bibbia si parla di angeli, non dobbiamo immediatamente pensare a quegli esseri spirituali che assumono sembianze umane o con le ali. No, nella Bibbia l'angelo indica sempre qualunque mediatore della salvezza, della luce di Dio. Angelo può essere anche l'illuminazione interiore, la rivelazione che nella preghiera avviene da parte di Dio a colui che prega. È l'effetto della preghiera, l'angelo. La preghiera, come dialogo con il Padre, ha fatto comprendere a Gesù il senso della sua morte, del dono della vita. Il maligno suggeriva a Gesù che era un fallimento. Nella preghiera Gesù ha compreso: il dono della vita darà inizio a un mondo nuovo. Questo è stato l'angelo che è apparso a Gesù e che gli ha dato la forza di superare quella che è la debolezza dell'uomo. Se noi vogliamo superare le nostre fragilità umane, dobbiamo pregare intensamente come il Maestro. Soltanto allora noi vinceremo le proposte del maligno. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli, li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: perché dormite?
alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Nel quarto brano della Passione e Morte di Gesù, secondo la versione di Luca, compaiono ben 3 elementi che sono caratteristici del racconto di Luca. Il primo è il richiamo all'agonia di Gesù. Quando noi parliamo di agonia intendiamo gli ultimi momenti che precedono la morte di una persona. Ma il significato che ha in questo contesto e anche il significato etimologico di questo termine è di lotta, è la competizione fra gli atleti ed è in questo senso che viene usato dall'Evangelista. Proprio dopo che l'angelo ha rafforzato Gesù, inizia il combattimento, l'agone. Fin dagli inizi della vita pubblica, lo abbiamo sentito nella prima domenica di Quaresima, il racconto del combattimento di Gesù con il maligno, con la tentazione di scegliere nella sua vita un cammino diverso da quello che il Padre gli proponeva, e sono le stesse tentazioni che dobbiamo affrontare anche tutti noi. Ma c'è un momento nella vita in cui queste tentazioni si presentano come un'agonia, come un combattimento drammatico, perché si tratta di fare delle scelte molto dolorose, che costano davvero tanto, che fanno versare sangue. Direi, l'esperienza che Gesù ha fatto, credo che tutti noi la possiamo verificare nella nostra vita. Pensiamo ad esempio al combattimento interiore, quando siamo chiamati a perdonare chi ci ha fatto un torto, non piccolo, molto grave, forse una violenza della quale porteremo i segni per tutta la vita. C'è un combattimento interiore che ci porterebbe a odiare, a far del male a quella persona. È la proposta del maligno. È una vera agonia che noi dobbiamo affrontare. Una lotta che non può essere vinta se non con la preghiera intensa, come ha fatto Gesù. Gesù è entrato nel combattimento proprio dopo aver compreso qual era il valore, il significato, il risultato del dono della vita che era chiamato a fare. Questo è il primo elemento che è caratteristico del racconto di Luca, il brano che abbiamo appena ascoltato. Il secondo elemento è il sudore di sangue, soltanto Luca lo richiama. Il fenomeno chiamato ematoidrosi è conosciuto nell'antichità. Al posto del sudore normale, alcune volte può essere un sudore di sangue. L'interpretazione che veniva data generalmente era l'effetto dello sconforto di Gesù in quel momento. Questo non è il significato di questo dettaglio riferitoci da Luca. Non avrebbe senso. Dopo che Gesù è stato rafforzato dall'angelo, cominciasse a cadere nello sconforto, nell'abbattimento. No. Che cosa indica questo sudore di sangue? Indica la tensione dell'atleta in prossimità di una gara. Suda un atleta perché sa che deve affrontare un avversario molto forte, molto pericoloso. L'Evangelista dice che non fu soltanto sudore, ma addirittura sudore di sangue. Gesù quindi è concentratissimo, sente i tremiti per la lotta che deve affrontare, perché deve donare la vita, ma sa anche di essere molto più forte del maligno. Il terzo dettaglio. I discepoli che dormono, e aggiunge l'Evangelista,
per la tristezza. Durante la passione, i discepoli non fanno una bella figura a Giuda che lo consegna, Pietro che lo rinnega, tutti gli altri che fuggono, e quindi tutti gli altri evangelisti richiamano questo comportamento vile di tutti gli apostoli. Che cosa fa Luca? Nel suo racconto, anzitutto, non accenna alla fuga dei discepoli. Anzi, dice che al Calvario tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano. Secondo dettaglio, Luca non riferisce il rimprovero di Gesù a Pietro, Gesù che dice a Pietro: Simone, dormi, non hai potuto vegliare un attimo con me? Luca non lo mette. E poi, terzo significativo dettaglio di Luca: dormivano per la tristezza. Che cosa intende dirci Luca? Lui è un pastore d'anime e dice come devono interpretare i pastori d'anime le debolezze dei discepoli, i peccati. Devono attribuirli come fa Gesù. All'ignoranza, non sanno quello che fanno, alla fragilità umana, quella fragilità che ci accomuna tutti. Notiamo come Luca cerca di scusare coloro che sbagliano. L'unico fra gli evangelisti che ci presenta i discepoli e dice: sono persone innamorate di Cristo, ma sono deboli, come tutti noi siamo. È un messaggio molto importante questo per i pastori d'anime, perché non si deve mai rimproverare colui che ha sbagliato, non si può mai umiliarlo, svergognarlo, perché chi non si sente accolto, stimato malgrado le sue debolezze, finisce per ripiegarsi pericolosamente su se stesso, e questo preclude qualunque via di recupero. Luca ci dice e dice a tutti i pastori d'anime: sappiate scusare e comprendere tutti coloro che sbagliano. Giuda, uno dei 12, si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu consegni il figlio dell'uomo? Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Adesso smettetela, e toccandogli l'orecchio lo guarì. Tutti gli evangelisti ci dicono che al momento della cattura di Gesù c'è stata parecchia confusione e anche un po' di rissa, e chi ci è andato di mezzo è stato il servo del sommo sacerdote che è stato ferito. Quando noi veniamo aggrediti, la reazione istintiva è quella dell'autodifesa. E se per caso c'è un qualche ferimento, possiamo anche dire: è andato a cercarselo. Gli evangelisti ci dicono che in quella confusione i discepoli erano disposti a cominciare la lotta. Difatti, l'evangelista Luca è anche il più diretto nel riferirci la proposta fatta dai discepoli di Gesù. Signore, dobbiamo colpire con la spada. Ma il testo originale è ancora molto più forte, dice: Signore, noi adesso mettiamo mano alla spada. Quindi non un interrogativo, ma una decisione contro la quale interviene immediatamente il maestro. Piantatela. Queste cose non si fanno, proprio il rifiuto della violenza. E questo rifiuto del ricorso alla violenza anche contro l'aggressore è presentato
fatto da tutti e quattro gli evangelisti. Gesù ripudia il ricorso alla violenza che a un male ne aggiunge un altro. Ma c'è in questo racconto di Luca un dettaglio che agli altri evangelisti è sfuggito. Gesù si è preso cura del ferito. Il discepolo di Gesù non solo non può aggredire chi gli fa del male, ma è anche pronto, deve essere disposto a rimediare ai guai che altri hanno provocato. Si prende cura anche di chi magari vuol continuare a fargli del male. Potremmo distinguere le persone che non la pensano come il discepolo. Potrebbero essere chiamati nemici, ma il nemico è colui che deve essere annientato, schiacciato, eliminato. Il cristiano non può avere nemici, può avere avversari, persone che commettono ingiustizie, violenze o fanno scelte di morte, predicano un progetto di uomo e di società che contraddicono quella che il discepolo vuole costruire. Potremmo chiamarli avversari che non possono essere aggrediti o odiati, persone che devono essere amate. Le armi vengono usate da chi ha nemici da sconfiggere, non da chi ha come unica missione quella di cambiare gli avversari in fratelli. Il discepolo di Cristo non ha nemici, può avere avversari, ma lo sa che sono fratelli da amare anche quando lo aggrediscono e gli vogliono togliere la vita. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «O donna, non lo conosco». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo conosco». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità anche questi era con lui, infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore volse lo sguardo a Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori scoppiò a piangere. Tutti e 4 gli evangelisti ci riferiscono il rinnegamento di Pietro. I più duri sono Matteo e Marco, che usano un'espressione molto forte. Dicono che Pietro, dopo aver detto «io non conosco quell'uomo», per farsi capire meglio, per diventare più credibile, cominciò a maledire, a invocare maledizioni chiaramente contro quell'uomo. Deve aver bestemmiato Gesù per far capire che lui con quell'uomo proprio non c'entrava. Molto duri, Matteo e Marco. E tutti e 3 i sinottici ci dicono che dopo aver rinnegato il maestro nella casa del sommo sacerdote, Pietro uscì e scoppiò a piangere. Soltanto Luca introduce un dettaglio. Dice: dopo che Pietro cominciò a bestemmiare il nome di Gesù, il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Qual è il significato di questo sguardo? Guai a noi interpretarlo come un rimprovero del maestro. Non è questo il significato di quello sguardo. Quello sguardo
Anzitutto diciamo, Pietro è l'unico che ha avuto il coraggio di intrufolarsi in mezzo ai servi del sommo sacerdote sapendo quello che rischiava. Poi quando si è trattato di dichiararsi discepolo non ce l'ha fatta, però lui era innamorato del maestro e Gesù ha capito l'amore del suo discepolo. Quello sguardo anzitutto viene presentato con un verbo greco che non è guardò Pietro, ma embleppo, gli ha guardato dentro. Ha capito Gesù quanto grande era l'amore di Pietro anche se non ce la faceva a seguirlo fino al dono della vita. Guardò Pietro significa ho capito che mi vuoi bene, anche se non ce la fai, so che mi vuoi bene. Sottolineando questo sguardo, Luca vuole indicare a tutti i cristiani come devono essere considerate le fragilità dei fratelli e anche le proprie fragilità. Non con cattiveria, vanno guardate con gli occhi di Gesù, occhi che infondono fiducia, che ridonano speranza, occhi che sanno scoprire anche nel più grande peccatore una scintilla di amore, ed è soltanto questo sguardo che aiuta a ripartire. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Il settimo brano che abbiamo ascoltato è proprio di Luca. Questo racconto dell'invio di Gesù a Erode da parte di Pilato è un racconto che c'ha soltanto Luca. L'Erode di cui si parla nella passione di Gesù è Antipa, il figlio di Erode il Grande, quello che voleva eliminare Gesù fin dalla nascita. Che tipo era? Gesù dice che era una volpe, non nel senso che era furbo, l'espressione significa è un uomo senza personalità, era un debole, un corrotto, non valeva nulla anche dal punto di vista politico, e governava la Galilea e la Perea, quindi Gesù è sempre stato sottomesso per tutta la vita a questo re. Probabilmente Gesù ha lavorato a Seforis proprio come carpentiere accanto al palazzo di questo Erode Antipa. Non era famoso in quel tempo, era un artigiano, doveva aver lavorato con suo padre Giuseppe. Ma non è lì che Erode Antipa aveva sentito parlare di Gesù. E in seguito, quando Gesù ha iniziato la vita pubblica, ha cominciato a compiere dei gesti straordinari. Ci dice il Vangelo che desiderava anche incontrarlo. Bene, Erode Antipa se lo vede arrivare all'improvviso, in modo inaspettato, in questo tempo pasquale, si trovava a Gerusalemme e non in Galilea, aveva poi cambiato residenza, non era più a Seforis ma era a Tiberiade, però si trovava a Gerusalemme. Pilato, per togliersi d'impiccio, si era reso conto che non c'erano motivi di condanna, avendo sentito parlare che si trattava di un Galileo, gli è venuta l'idea, c'è qui Erode Antipa, appartiene a lui, lo mando a Erode. Che cosa accade quando Gesù arriva da Erode? Ci sono 3 dettagli che vengono richiamati dall'Evangelista quando Gesù arriva da Erode. Dice che anzitutto
prova una grande gioia quando lo vede. Per quale motivo? Perché era convinto che si trattasse di un mago, di un indovino, di un esperto in arti occulte, e sappiamo che in tutto l'impero i maghi avevano un grande successo. Tutti gli imperatori avevano alla loro corte qualche mago che doveva fare le previsioni, dire se si doveva fare una battaglia oppure no, fare una scelta oppure rifiutarla. E Erode, quando si vede arrivare Gesù, è felicissimo. Finalmente adesso ho a disposizione questo personaggio che compie qualcosa di straordinario. Secondo momento, la delusione. Gesù non gli dà risposta. Erode non riesce a ottenere ciò che lui sperava di vedere, qualche prodigio, qualche cosa di straordinario. Nulla. Terza reazione. Ha cominciato a insultarlo. E il verbo greco che viene impiegato è exuteneo, che significa lo annientò. E vuol dire che per lui Gesù non conta niente. Gli ha fatto capire: tu non sei nessuno, sono stato ingannato, sono stato imbrogliato, ero convinto che eri un personaggio straordinario, ma tu sei niente, sei nessuno. Lo ha annientato. Ed è vero, per i valori che sono nella mente di Erode Antipa, Gesù non conta proprio nulla, perché agli occhi del mondo non era lui il grande, colui che valeva qualcosa. Erode lo annienta. C'è una quarta reazione, lo schernisce. Empaizo in greco significa che è scoppiato a ridere. Un buffone c'ho davanti. Questa è stata la reazione di Erode. Gesù non ha detto parola, non ha dato risposta. Quello che Erode si aspettava non l'ha ottenuto. Cosa intende dirci Luca? Vuole mettere in guardia coloro che cercano Gesù solo come facitore di miracoli. E il messaggio è molto attuale anche per i cristiani di oggi, che forse ancora in gran parte ricorrono a Gesù per avere degli sconti sulle sofferenze della vita, quello che non avrebbero ottenuto se non fossero suoi discepoli, loro hanno grazie e miracoli particolari. Se cercano questo da Gesù non lo otterranno. Il cristianesimo è il luogo dell'ascolto della parola, dell'accoglienza della luce che Gesù è venuto a portare per sapere come orientare la nostra vita. Il cristianesimo è la religione dell'amore, del dono della vita per il fratello. Non è il mercato dei miracoli, no. Gesù chiama queste persone in un modo molto duro, gente perversa, senza fede. Cerchiamo di non cadere nell'errore che aveva fatto Erode Antipa, vedere nel modo scorretto Gesù come un facitore di prodigi, non come colui che ci dona la luce per orientare la nostra vita secondo i disegni di Dio. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Luca è l'evangelista che più di ogni altro nel suo Vangelo parla delle donne,
che durante la vita pubblica di Gesù accompagnano come discepoli il Maestro e si mettono a disposizione per servirlo. Anche con le loro sostanze danno il loro aiuto a Gesù. Luca è anche l'unico evangelista che ci dice che lungo la via del Calvario c'erano delle donne che lo accompagnavano, piangevano e si battevano il petto. Qual è il messaggio che l'Evangelista ci vuole dare? Chi sono le donne? Sono coloro che pagano le conseguenze dei peccati di altri. Gesù dice: non piangete su di me, ma a ciò che accadrà a voi. Allora invidierete quelle donne che non hanno allattato, perché sarà grande la sventura che cadrà su questo popolo. Ma la sventura non l'hanno provocata le donne, l'hanno provocata le scelte degli uomini. Sono gli uomini che tante volte combinano disastri, che scatenano guerre, provocano violenze, e chi ne paga le conseguenze sono i più deboli, specialmente le donne. È un messaggio e un invito che l'Evangelista fa a tutti noi oggi: ascoltare di più il cuore e la sensibilità delle donne, che percepiscono più e prima degli uomini dove conducono certe scelte insensate. Se nel mondo si ascoltasse di più il cuore delle donne, se sintonizzassimo su questa sensibilità delle donne, credo che il numero delle guerre e dei crimini subirebbe un crollo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Il brano che abbiamo appena ascoltato è proprio di Luca. È vero, tutti gli evangelisti ci dicono che Gesù è morto fra due criminali. E Matteo e Marco riferiscono che ambedue insultavano Gesù. Luca invece narra questo episodio in un modo diverso. Dice: uno dei due criminali insultava Gesù, ma l'altro rimproverava il suo compagno, e poi si rivolge a Gesù e gli dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli risponde: oggi sarai con me in paradiso. È l'unica volta nei Vangeli che compare questo termine paradiso, luogo di delizie. Oggi sarai con me. All'inizio del suo Vangelo Luca ci ha presentato Gesù circondato da chi? Sì, c'era Maria e Giuseppe, ma i primi che arrivano sono i pastori, gli ultimi della società, il rifiuto, la feccia della società, gli impuri. Sono loro che sono accanto a Gesù non appena giunge in questo mondo. Poi, lungo tutta la sua vita, Gesù è stato in mezzo ai pubblicani, ai peccatori, alle prostitute, a coloro che erano rifiutati dai puri, dai giusti. Al termine della sua vita, con chi poteva trovarsi Gesù se non con due criminali che sono al suo fianco? Due poveri infelici che hanno sbagliato tutto nella vita. Gesù è venuto proprio per loro. Ecco, Gesù è arrivato in questo mondo, è stato accolto dagli ultimi. E quando Gesù torna alla casa del Padre, con chi si presenta? Non con un ladro di poco conto, con un criminale, che con il suo amore è riuscito a salvare. Ed è questo uomo salvato che lui presenta come primizia al Padre. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. Non sei tu il Cristo?
salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Nel brano che abbiamo appena ascoltato c'è una frase pronunciata da Gesù sulla croce che ci viene riferita soltanto dall'Evangelista Luca. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. A chi si riferiva Gesù? Non ai soldati che si stavano dividendo le sue vesti, ma ai veri responsabili della sua morte, i capi religiosi che non avevano mai accettato la sua proposta di Dio e la proposta di uomo nuovo che aveva fatto. Hanno voluto eliminarlo. Gesù dice: non sanno quello che fanno. È la soluzione che Gesù ha dato ai sommi sacerdoti, Anna, Caifa, scribi, farisei che l'hanno osteggiato per tutta la vita. Non sanno quello che fanno. Chi commette un peccato non lo fa per cattiveria, è perché non sa quello che fa. Se sapesse il male che sta facendo e che non ottiene l'obiettivo che si ripropone di raggiungere, cioè la gioia, la realizzazione della propria vita, non lo farebbe. Non sa quello che fa. Gesù ci dice come dobbiamo guardare coloro che sbagliano nella vita. Quando noi sfogliamo l'Antico Testamento, il libro dei Maccabei, per esempio, dove ci viene raccontata la morte di quei 7 fratelli che sono stati martirizzati a causa della loro fede, noi sentiamo questi fratelli che disprezzano coloro che li stavano uccidendo e il sesto di questi fratelli minaccia addirittura i castighi del cielo. Dice a coloro che lo stanno uccidendo: voi non rimarrete impuniti per il crimine che state commettendo. Gesù non impiega questo linguaggio e non coltiva questi sentimenti. E il discepolo di Cristo anche non può conoscere questo linguaggio, non può imprecare, non può maledire, non può invocare castighi contro coloro che fanno il male. Anche nei momenti più drammatici, quando subisce ingiustizia e anche la morte, il discepolo può pronunciare soltanto parole di amore. Abbiamo un esempio molto bello del vero discepolo che si comporta come il maestro. Il primo martire, Stefano. C'era un testimone oculare, Paolo, che custodiva i mantelli di coloro che stavano lapidando Stefano. Dice, è ancora Luca che ce lo racconta, Stefano piegò le ginocchia sotto i colpi delle pietre che gli stavano scagliando e le sue ultime parole sono state: Signore, non imputare loro questo peccato. Detto questo, si addormentò. È il discepolo che si comporta come il maestro e che non può avere altri sentimenti, altre parole nei confronti di coloro che gli fanno del male. Quando noi leggiamo la prima lettera di Pietro, che è stata inviata a coloro che stavano subendo persecuzione nell'Asia Minore, nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, in Bitinia, l'autore di questa lettera scrive: ricordatevi del Maestro, il quale, oltraggiato, non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta. Quando subisce ingiustizia, soprusi, vessazioni, il discepolo deve sempre ricordarsi di come ha risposto il Maestro a coloro che gli stavano togliendo la vita. Padre, perdona loro,
non sanno quello che si fanno. Auguro a tutti una buona settimana di preparazione alla Pasqua.